Buonasera a tutti e bentornati su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega preferita, la meravigliosa Angela. Come stai oggi, Angela? Ciao a tutti, sono Angela e sto benissimo, grazie Stefano. Sono felicissima di essere qui con voi questa sera. Oggi abbiamo un argomento davvero speciale, qualcosa che tocca il cuore di tanti giovani in tutto il mondo. Esatto. Oggi parliamo di studiare all'estero, un sogno per molti, una realtà per alcuni, una grande avventura per chi lo ha già vissuto. E vogliamo esplorare questo tema insieme a voi, cari ascoltatori, con tante idee, tante storie e tante riflessioni. Sì, perché studiare all'estero non è solo una questione di libri e università, è molto di più. È una scelta di vita, è una decisione coraggiosa che può cambiare tutto. Prima di iniziare, vogliamo fare una domanda ai nostri ascoltatori. Avete mai pensato di studiare in un altro paese? O magari lo state già facendo adesso? Scrivete la vostra risposta nei commenti qui sotto. Noi leggiamo sempre tutto quello che scrivete e ci fa davvero piacere. Sì, scriveteci. Adoriamo leggere i vostri commenti. E se avete già vissuto un'esperienza di studio all'estero, raccontateci com'è andata. La vostra esperienza può ispirare tanti altri ascoltatori. Allora, Angela, cominciamo dall'inizio. Perché sempre più giovani oggi scelgono di studiare all'estero? Cosa li spinge a lasciare il proprio paese, la propria famiglia, la propria zona di comfort? Bella domanda, Stefano. Secondo me ci sono molte ragioni diverse. La prima, quella più ovvia, è la lingua. Quando vuoi davvero imparare una lingua straniera, il modo più efficace è vivere in un paese dove quella lingua si parla ogni giorno. Assolutamente vero. Io ricordo bene quando studiavo l'inglese a scuola. Anni e anni di grammatica, di vocaboli, di esercizi. Ma quando sono andato a Londra per la prima volta, ho capito in pochi giorni più cose di quante ne avevo capite in anni di lezioni. Succede a tutti così, perché quando sei immerso in una lingua il tuo cervello lavora in modo diverso. Non hai altra scelta. Devi capire, devi parlare, devi comunicare. E così impari velocemente e in modo naturale. Esatto! E non è solo la lingua formale che impari anche il modo di parlare informale, le espressioni tipiche, le battute, il modo di scherzare. Queste cose non si trovano nei libri di testo. Hai ragione. E questo ci porta al secondo grande vantaggio di studiare all'estero: le relazioni umane. Quando vivi in un altro paese, conosci persone da tutto il mondo, studenti internazionali come te, studenti locali, professori, colleghi di lavoro part-time. E queste amicizie internazionali sono speciali. Sono amicizie che nascono in un momento particolare della vita, quando sei lontano da casa, quando sei un po' vulnerabile, quando hai bisogno di connessione umana. E spesso durano tutta la vita. Bellissimo modo di dirlo, Stefano. Anch'io ho amici che ho conosciuto in esperienze di scambio e siamo ancora in contatto dopo anni. Anche se viviamo in paesi diversi, siamo rimasti vicini nel cuore. Questa è la magia delle connessioni umane. E poi, Angela, c'è anche un aspetto culturale importante. Quando vivi in un altro paese, non guardi solo la cultura dall'esterno, come turista, la vivi dall'interno. Esattamente. Capisci come funziona la vita quotidiana delle persone, come mangiano, come lavorano, come si relazionano con la famiglia e con gli amici. Scopri valori e tradizioni che sono completamente diversi dai tuoi. E questo è prezioso, perché ti aiuta a capire che non esiste un solo modo giusto di vivere. Esistono tanti modi diversi e ognuno ha la sua bellezza, la sua logica, il suo valore. Proprio così. E quando torni nel tuo paese dopo questa esperienza, vedi la tua cultura con occhi nuovi. Capisci meglio cosa apprezzi della tua cultura, ma anche cosa potresti cambiare o migliorare. Angela, però dobbiamo parlare anche delle difficoltà, perché sarebbe disonesto dire solo le cose belle. Studiare all'estero ha anche momenti difficili, vero? Assolutamente vero, Stefano. Il primo grande ostacolo è la nostalgia di casa. In italiano diciamo anche malinconia o mancanza. Quando sei lontano dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dai tuoi posti preferiti, senti un vuoto nel cuore. Sì, è una sensazione molto reale e molto forte, specialmente all'inizio, quando tutto è nuovo e un po' spaventoso.
Ti manca la voce della tua mamma al telefono, ti manca il profumo della cucina di casa, ti mancano le strade che conosci. Ma come ho già detto, questa sensazione passa e quando passa ti senti più forte, più capace di affrontare le difficoltà della vita, più sicuro di te stesso. E questo è un altro grande vantaggio che molti non considerano: la crescita personale. Quando vivi da solo in un paese straniero impari a essere indipendente, impari a gestire i problemi da solo. Sì, devi imparare a pagare l'affitto, a fare la spesa, a cucinare per te stesso, a gestire i tuoi soldi, a organizzare la tua vita. Sono cose che in teoria sembrano semplici, ma nella pratica richiedono maturità e organizzazione. Assolutamente. E quando superi questi ostacoli ti senti una persona diversa, una persona più matura, più responsabile, più pronta per la vita adulta. Parliamo anche dell'aspetto economico, Stefano, perché non possiamo ignorare il fatto che studiare all'estero ha un costo. Spesso è un costo significativo. Hai ragione. Le tasse universitarie in alcuni paesi sono molto alte. Poi c'è l'affitto, il vitto, i trasporti, i libri. Tutto messo insieme può diventare una cifra molto importante. Ma fortunatamente esistono molte soluzioni. Il programma Erasmus, per esempio, è forse il più famoso in Europa. Permette agli studenti universitari di andare a studiare in un altro paese europeo con un contributo economico mensile. Erasmus è una vera opportunità. Tanti studenti italiani, spagnoli, francesi, tedeschi e di tanti altri paesi hanno beneficiato di questo programma negli anni e molti dicono che è stata la migliore esperienza della loro vita universitaria. Poi ci sono le borse di studio dei governi, delle università stesse, di fondazioni private, di associazioni internazionali. Bisogna cercare con pazienza, ma le opportunità esistono per chi vuole trovarle. E qui voglio dare un consiglio pratico ai nostri ascoltatori che stanno pensando di studiare all'estero. Iniziate a informarvi presto. Queste borse di studio hanno scadenze, ci vuole tempo per prepararsi, per raccogliere i documenti, per fare le domande. Ottimo consiglio! E parlate con la vostra università. Gli uffici internazionali delle università hanno spesso informazioni preziose sulle opportunità di scambio e di studio all'estero. Esatto, non abbiate paura di fare domande. Le informazioni sono lì, bisogna solo andare a cercarle. Cambiamo un po' prospettiva adesso. Voglio chiedere ai nostri ascoltatori, secondo voi, quale paese è il migliore per studiare all'estero? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere la vostra opinione. Bella idea, Angela. Io personalmente ho sempre sognato di studiare in Canada. Mi piace l'idea di un paese grande, moderno, multiculturale, con un'università di altissimo livello e una qualità della vita eccellente. Il Canada è fantastico. Io invece ho sempre pensato alla Svezia o in generale ai paesi scandinavi. Università eccellenti, paesi molto organizzati, una forte attenzione al benessere degli studenti. E poi la natura è spettacolare. Ah sì, la Scandinavia è bellissima, anche se il clima è un po' freddo per noi italiani, Angela? Sì, un po' freddo, ma si sopravvive. E poi si impara anche ad apprezzare le stagioni in modo diverso. L'autunno con i colori delle foglie, l'inverno con la neve. È magico. È vero, ogni posto ha la sua magia. Angela, torniamo all'argomento principale. Voglio parlare di un aspetto che spesso viene sottovalutato: l'impatto professionale di un'esperienza di studio all'estero. Ottimo punto, Stefano. Nel mercato del lavoro di oggi le aziende cercano persone con competenze internazionali, persone che parlano più lingue, che hanno vissuto in culture diverse, che sanno adattarsi a situazioni nuove. E un'esperienza di studio all'estero dimostra esattamente queste qualità. Dimostra coraggio, apertura mentale, flessibilità, capacità di adattamento. Queste sono qualità che i datori di lavoro apprezzano moltissimo. Assolutamente. Avere un'esperienza internazionale nel curriculum può davvero fare la differenza quando si cerca lavoro, specialmente in aziende che operano a livello globale. E non dimentichiamo che durante il periodo di studio all'estero molti studenti fanno anche lavori part-time o stage. Queste esperienze lavorative in un contesto internazionale sono ulteriori punti di forza nel curriculum. Esatto, ogni esperienza conta.
Ogni lavoro, ogni stage, ogni attività extrascolastica è un'opportunità di crescita e di apprendimento. Prima di concludere, voglio fare un'ultima domanda ai nostri ascoltatori. Se avete già vissuto un'esperienza di studio o di lavoro all'estero, qual è la cosa più importante che avete imparato? Condividete la vostra storia nei commenti. Sì, condividete. Le vostre storie sono preziose. Possono aiutare altri ascoltatori a prendere decisioni importanti sulla loro vita e sul loro futuro. Esatto. E se avete domande sull'italiano o se volete suggerirci un argomento per il prossimo episodio, scriveteci nei commenti o contattateci attraverso il canale. Siamo sempre qui per voi. Bene, cari amici, è arrivato il momento di fare un piccolo riassunto di quello di cui abbiamo parlato oggi. Abbiamo parlato di studiare all'estero, i vantaggi, le difficoltà e i consigli pratici. I vantaggi principali sono imparare una lingua in modo naturale e veloce, fare amicizie internazionali, crescere come persona, diventare più indipendenti e responsabili e migliorare le proprie opportunità di lavoro. Le difficoltà principali sono la nostalgia di casa all'inizio, i costi che possono essere alti e l'adattamento a una nuova cultura e a un nuovo modo di vivere. Ma abbiamo visto che per le difficoltà ci sono soluzioni. Esistono borse di studio come Erasmus, esistono consigli pratici per adattarsi e soprattutto esiste la consapevolezza che ogni difficoltà superata ci rende più forti. Perfettamente detto, Stefano. E ricordate, cari ascoltatori, che anche voi state facendo qualcosa di coraggioso ogni giorno. State imparando l'italiano. Non è sempre facile, ma ne vale assolutamente la pena. Sì, siamo molto orgogliosi di tutti voi. Il fatto che siate qui, che ascoltiate Bravo Cast Italiano, che continuiate a imparare, questo è straordinario. Continuate così. Un grazie enorme da parte mia a tutti voi che ci seguite ogni settimana. La vostra fedeltà e il vostro entusiasmo ci danno la forza di continuare a creare contenuti per voi. Grazie, grazie, grazie. E ricordate, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciate un mi piace a questo episodio se vi è piaciuto e condividete Bravo Cast Italiano con amici che vogliono imparare l'italiano. Ci aiuta tantissimo. Sono Angela e vi auguro una bellissima serata. Continuate a studiare con passione e con gioia. L'italiano è una lingua meravigliosa e voi siete studenti meravigliosi. E io sono Stefano, grazie ancora a tutti, vi aspettiamo al prossimo episodio di Bravo Cast Italiano, buonasera e a presto! A presto, cari amici. Buonasera a tutti.